Oggi andremo a parlare di antivirus, che è un argomento molto interessante e soprattutto interessa molto agli utenti che viaggiano nel mondo dell'informatica. Antivirus sì, antivirus no, quale antivirus scegliere, se uno gratuito va bene, se è all'altezza, se dobbiamo passare ad una versione invece a pagamento, se quello di default di Windows è buono o se quello di default del Mac è buono. Quindi in questo caso andremo a parlare delle differenze fra i vari antivirus e soprattutto quale andare a installare e quale invece è meglio evitare di installare nelle nostre macchine. Oggi per esempio io qua ne ho un paio, abbiamo il Norton, abbiamo il McAfee in versione a pagamento, abbiamo per esempio un Atlantis che è sempre in versione a pagamento per una versione base solo free, quindi andiamo a vedere le differenze fra non solo questi antivirus ma fra gli antivirus che offre il mondo di internet. Allora, partiamo dal presupposto che ormai da molti anni l'antivirus nel sistema operativo Windows di Microsoft, quindi, e anche quello per quanto riguarda il Mac, già ha una sua installazione di base, quindi tutti questi software già escono con un antivirus incluso e installato nel nostro PC. Quindi per quanto riguarda per esempio Windows, siamo stati abituati al Windows Defender, quello antico, all'Essential, quindi ormai tutti questi software hanno un servizio almeno di base come antivirus. Però la domanda che mi fanno molti è: va bene, possiamo essere sicuri, funzionalità base vanno bene, oppure dobbiamo optare per una versione a pagamento se effettuiamo, scusiamo il gioco di parole, proprio pagamenti online? Allora, io consiglio che se una persona fa una navigazione normale, quindi non deve effettuare appunto dei pagamenti online, quindi una navigazione che può essere andare nel sito, andare a scaricare, prelevare dei programmi e fare tutta una versione basica dell'utilizzo di internet, già va molto ma molto bene l'antivirus che offre Windows, quindi quello base, il classico Windows Essential, quindi il security che ha il Windows è veramente un buon antivirus. E in più c'è che prezzo qualità è, oserei dire, ottimo, perché non andremo a pagare più quell'antivirus e sarà aggiornato per sempre. Quindi una cosa che comunque non è pagata, ovviamente fra virgolette, non andiamo sicuramente a pagare quando andiamo a acquistare il nostro sistema operativo, però non è che potrebbero fare questo regalo, invece loro comunque lo fanno e quindi offrono questo antivirus di base che oserei dire che è ottimo per quello che andremo a fare, per una navigazione abbastanza generica. Quindi è inutile andare a installare, perché io vedo molti utenti che installano 2 o 3 antivirus, come se andare a installare più antivirus nella stessa macchina porta qualche cosa di positivo. Non è così, porta molto negatività. Quindi andare a installare più antivirus nella stessa macchina non fa altro che far andare in contrasto gli stessi antivirus che non lavoreranno mai bene come dovrebbe lavorare un solo antivirus. Quindi se già abbiamo quello per esempio di Windows, è inutile andare a installare antivirus come, ovviamente parliamo di free, Avast, Avira, lo stesso, che vi posso dire, Panda, lo stesso Atlantis in maniera gratuita, quindi AVG. Quindi è meglio non andare a toccare la macchina così per com'è. L'importante è soltanto tenere ragione all'antivirus, quindi in questo caso quindi non farlo mai diventare o arancione, dipende dagli antivirus, o addirittura rossi, quindi là già c'è un segnale che qualcosa è entrato nel nostro computer e che non va, non solo di antivirus, ma potrebbe essere un problema di mancato aggiornamento o qualche app che è indesiderata, quindi che Windows non garantisce, quindi la vuole disinstallare. Quindi dobbiamo stare attenti soltanto all'icona, ai colori dell'icona. Quindi per esempio per il nostro Essential dovrebbe essere così l'icona sempre, quindi mai diventare gialla, che è un lieve allarme, mai diventare rossa. Quindi questo per quanto riguarda una navigazione, abbiamo detto, base. Per quanto riguarda la navigazione invece un pochettino più pesante e comunque quando verranno effettuati dei pagamenti, allora in quel caso non è che l'antivirus base non è sicuro, però andiamo noi a cercare di offrire una maggiore sicurezza per quanto riguarda i nostri pagamenti, perché tutti ovviamente teniamo il nostro conto corrente in banca. Quindi in questo caso che si fa?
I stessi antivirus free fanno anche la versione a pagamento, però questo non significa che è differente. L'antivirus prende parte dalla base, che è soltanto l'antivirus, quindi è un pacchetto l'antivirus, quindi io la chiamo protezione, prende della protezione, fa base soltanto l'antivirus e poi in un a pagamento troveremo sempre la versione base, quindi l'antivirus in sé per sé. Poi troviamo tutti gli altri pacchetti che a noi interessano o che loro comunque fanno installare con qualche soldino in più a pagamento. Quindi, per esempio, se l'Avast esiste in versione free, noi lo stesso Avast lo troveremo in versione a pagamento e troveremo la versione base, quindi l'antivirus di Avast, in più troveremo il classico firewall, la VPN, il Secure Line, diciamo l'altro dispositivo per salvare tutte le password, la navigazione per i bambini minorenni e per i ragazzi minorenni. Quindi troveremo il parental control, troveremo tutti questi pacchetti che loro ovviamente offrono in più. Quindi abbiamo detto che navigazione semplice, antivirus base, senza installare nulla, va bene quello di Windows. Navigazione invece dove andremo a fare pagamenti, dobbiamo optare per un antivirus, il cosiddetto o Internet Security o i Total Security. Quindi abbiamo visto che si differenziano fra di loro, che più pacchetti hanno, più si vanno avvicinando al Total Security, quindi una sicurezza 360 gradi, quindi in totale. In questo caso, per esempio, io qua ho un antivirus, il primo che mi viene qua è l'Atlantis, è un antivirus a pagamento, ma è un antivirus base, quindi ha soltanto, loro decidono di montare l'antivirus che di solito è gratis, lo montano a pagamento, quindi in questo caso questo di qua si pagherà, costa pochissimo, quelle 10-12 euro, quello che sia, e offre soltanto un servizio di antivirus. Quindi abbiamo visto che già a paragone Microsoft questo stesso lo offre gratuito, quindi questo di qui sconsiglio l'utilizzo, l'acquisto, tolto. Dopodiché andiamo, per esempio, qua sotto c'ho un McAfee o McAfee. Questo per esempio, come vedete, è una Total Protection, quindi qua andiamo a trovare l'antivirus di base più sempre tutti i pacchettini che vi ho detto prima, quindi parental control per i bambini, una VPN sua, un firewall personalizzato, quindi memorizzare le password tutte in un'unica libreria, quindi andremo a trovare tutti questi pacchettini. Però, per esempio, perché io sconsiglio di andare a installare il McAfee? Intanto, secondo me, perché ovviamente sono pareri personali, poi uno si può trovare invece benissimo con il McAfee, secondo me è molto macchinosa la sua installazione, quindi non è un'installazione diciamo semplice, infatti nemmeno ve la farò vedere, non è un'installazione semplice, guidata, dove andiamo qui a cliccare sempre avanti, andiamo a installare tutti questi pacchettini, cioè tutti questi pacchettini hanno bisogno di un'installazione propria a sé, quindi diventa molto macchinoso andare a installare su una macchina il McAfee come antivirus. Poi sinceramente io l'ho provato, l'ho avuto in test qualche mese e sinceramente non mi sono trovato bene con il McAfee come antivirus. Lo trovo molto pressante, molto, io ve l'ho detto già, macchinoso come antivirus. In questo caso, per esempio, se optate per installare comunque lo stesso questo antivirus perché vi trovate bene, per esempio questa è una versione da 5 dispositivi, il che significa che questo stesso antivirus con una sola licenza lo potete andare a installare su 5 macchine diverse, quindi o che sia un notebook, poi possiamo installare il tutto su un all-in-one, possiamo installare tutto su un PC fisso, possiamo installare tutto anche nei nostri smartphone o un Apple che fra virgolette non serve, comunque poi vedremo il perché, o su un Android. Quindi abbiamo la possibilità di decidere anche i pacchettini, quindi una sola licenza costerà, che vi posso dire, anche 19 euro, 15 euro, quello che sia, un 5 licenze non può costare mai 19 euro, ma costerà un 45 euro. Dico, quindi in base alle licenze, più licenze abbiamo da andare a installare e sfruttare, più costerà l'antivirus. Comunque io come versione a pagamento, questa di qua per i motivi che vi ho detto prima, non la consiglierei tanto. Lo stesso farei con Avast, non lo consiglierei soltanto perché non è un buon antivirus, però vedo che l'Avast comunque rispetto ad anni precedenti è diventato un antivirus un pochettino molto più pesante rispetto a prima. Prima sinceramente era un antivirus molto più leggero, ora invece noto che con l'installazione di Avast, sia addirittura già dalla versione free, non pensiamo poi alla versione a pagamento che essendo che ha tutti questi pacchettini è molto più pesante, richiede molto più spazio, vedo che rallenta molti computer, almeno in cui l'ho installato io,
rallenta molto il computer sia in fase di avvio sia in fase di lavoro, quindi utilizzando la macchina è molto pesante, però come caratteristiche è fatto veramente bene l'Avast in versione sia free che a pagamento, quindi anche andare a settare, che vi posso dire quel programma non lo voglio toccato, quel file non lo voglio disinfettato, quel file non deve subire un controllo all'avvio, quindi in questo senso è molto molto facile andare a capire quando per esempio lo dovete disabilitare anche per un'oretta perché dovete installare qualche programma fastidioso, in quel caso è anche molto semplice andare a disabilitare l'antivirus. Quindi per quanto riguarda la sua tecnica come impostato è veramente un ottimo antivirus, peccato per la pesantezza, speriamo che in futuro riescano un pochettino a risolvere diciamo, questo discorso della pesantezza dell'Avast. Tutti gli altri antivirus nemmeno ne parlo, AVG, Avira, perché non consiglio di installarli, almeno io. Sempre per il fatto che lavorando molto su questo campo, avendo installato molto questo antivirus, ho visto come si comportava poi il computer dopo l'installazione di questi antivirus. Allora, stranamente invece, ora qua molti utenti sicuramente diranno la loro, ma insomma il mondo è bello appunto perché è vario, perché ci sono più idee, più sfaccettature. L'antivirus che consiglio di andare a montare, di andare a installare, è proprio il Norton. Praticamente il Norton io lo trovo un antivirus veramente veramente fatto bene. Può essere acquistato sempre una singola licenza, quindi installato solo su una macchina che può variare da smartphone, può variare da PC fisso, desktop, insomma nel vostro dispositivo quello che più andate a utilizzare. Si possono acquistare anche le classiche multilicenze, quindi 3 dispositivi, 5, addirittura anche 10. Addirittura anche andare a pagare il backup, quindi ci saranno delle licenze con un tot di giga di backup, per esempio ammettiamo, non mi ricordo in questo momento, 25 giga, ci può essere anche la licenza da 80 giga, 50 giga, quello che sia. Poi al momento dell'acquisto vedrete voi se vi interessa fare backup, perché comunque rispetto agli altri antivirus il Norton permette pure di fare un backup settato da voi stessi, perché poi voi vi registrerete al My Norton account e voi da quella console decidete tutto il movimento dell'antivirus, quindi come il settaggio, come dovete muovermi all'interno dell'antivirus, quindi gestite le vostre licenze. Se vi siete pentiti di inserire la licenza su un dispositivo piuttosto che un altro, potete anche andarla a disattivare da lì e installarla su un altro dispositivo che magari avete acquistato da poco, quindi non vi fa perdere licenze Norton, invece le fa spostare come volete. Quindi per me il Norton è un ottimo antivirus. Dicevo che molti utenti sicuramente non la pensano così perché magari pensano al vecchio Norton che era pesante, che non faceva andare bene la macchina, il suo avvio rallentava il computer stesso, il notebook, quindi questo io effettivamente già da un paio di anni non lo noto più, da un paio di anni, e anche molti miei clienti sono passati per esempio al Norton dopo aver utilizzato il classico Kaspersky, il McAfee o l'Avast a pagamento, quindi hanno visto proprio la differenza che c'è fra gli altri antivirus e il Norton stesso, che devo dire invece che è molto molto spedito, cioè non dà fastidio al computer, è come quasi se che navigassimo senza antivirus addirittura, quindi l'avvio del PC stesso è veramente veloce e l'utilizzo comunque poi del PC stesso è veloce, cioè non rallenta le macchine. Ovviamente dico, se andiamo a montare questo tipo di Norton che è un total security, quindi ha tutto, addirittura anche una sua VPN illimitata fra virgolette, quindi non come gli altri antivirus che permettono di navigare con una VPN. Ovviamente non stiamo qui a spiegare cos'è la VPN perché è un discorso molto ampio, comunque proprio per essere molto sintetici, non è soltanto che andare a mascherare i nostri indirizzi IP per essere un po' più introvabili, ecco, per avere più privacy, mettiamola così, là in maniera limitata, quindi voi da quando attivate la VPN potete navigare in maniera anonima per sempre, cosa che non fanno altri antivirus perché offrono soltanto alcuni mega addirittura, quindi 256 mega per esempio nel caso del McAfee o altri antivirus, ad arrivare massimo a 1 giga al giorno, ma massimo veramente a 1 giga al giorno, quindi dopodiché si staccherebbe la connessione e riutilizzereste il vostro indirizzo IP veritiero, diciamo, non quello fittizio. Però questo poi si va a fare un altro tipo di video magari, perché se parliamo poi di VPN proprio in sé per sé,
ovviamente nessuno va a consigliare anche la stessa VPN del Norton, ma lì ci andiamo ad adoperare per acquistare un servizio proprio che fa solo VPN, e questo il re è soltanto uno, però diciamo poi vedremo magari un altro video di fare proprio un intero video parlando di VPN. Quindi discorso diciamo fra parentesi, ovviamente, questa è una cosa che non c'entra niente con il video, non è perché ora sto parlando del Norton voi dovete acquistare per forza il Norton, il mio è soltanto un consiglio e diciamo che non sono nemmeno stato pagato da Norton stesso, perché questa non è una pubblicità. Quindi in generale quando io faccio i video e trovate, che ne so, una marca alle mie spalle, che possa essere Acer, HP, che possa essere un Toshiba, parlare di un antivirus consigliare un antivirus rispetto a un altro, che vi posso dire andare a utilizzare un'applicazione rispetto a un'altra, intanto non significa che voi lo dovete scaricare per forza, perché ognuno si può trovare benissimo con le proprie applicazioni. È soltanto un consiglio che io do, dato che faccio questo mestiere già da quasi 20 anni, è un consiglio che io do perché ho molta esperienza alle spalle in questo campo, quindi da poter dire questo prodotto è migliore secondo me, per me, rispetto a un altro, quindi non è pubblicità, è soltanto un aiuto che posso dare agli utenti, insomma, nello scaricare un programma rispetto a un altro, nell'installare un antivirus rispetto a un altro, tutto qui, diciamo. Quindi ci tengo a dire che non sono messaggi promozionali, nessuno mi paga, è tutto fatto in maniera gratuita, il canale è in maniera gratuita, quindi non prendo nessuna cifra, quindi appunto perché è soltanto un canale che vuole insomma aiutare le persone nel mondo in generale dell'informatica. Oggi capita il video degli antivirus, quindi do una mano nell'installazione secondo me migliore dell'antivirus, quindi questo fra virgolette, una cosa che non c'entra niente con il video. E questo per quanto riguarda diciamo i computer di Windows. Per quanto riguarda, abbiamo detto, i dispositivi Apple, allora lì prende un altro capitolo a parte ed è pure anche molto più semplice, perché le installazioni esistono pure, quindi se noi andiamo ad acquistare, che vi posso dire, un Havas stesso, un Norton, andiamo ad acquistare una Vira, insomma gli applicativi ci sono, gli eseguibili ci sono anche per andare a installare su iPhone, quindi sul nostro smartphone, o sugli Apple, quindi sui Mac, iMac, Mac mini, quello che possa essere. Quindi c'è l'eseguibile, quindi lo possiamo andare anche ad acquistare per montarlo su un dispositivo Apple, però non che non ve lo consiglio, cioè serve a ben poco, perché comunque già tutti i dispositivi Apple hanno una protezione già garantita da loro stessi che è veramente al top. Qua stesso non faccio pubblicità ad Apple rispetto a Windows, perché Apple è migliore di Windows, però per quanto riguarda l'utilizzo che faccio io, quindi per tutto quello che ho visto in questi anni, Apple veramente è difficilmente bucabile come software, quindi è estremamente sicuro, anche andando a effettuare bonifici tramite cellulari, tramite diciamo computer fissi di Mac, è veramente sicuro al 100%, quindi per una sicurezza vostra personale potete andare a installare l'antivirus, perché gli eseguibili esistono. Il consiglio è, va bene, lo volete installare, fatelo pure, però se dovete andare a acquistare proprio un antivirus con quel pallino di andarlo a mettere per essere più sicuri, state tranquillo, perché i dispositivi Apple, o che siano computer fissi, o che siano notebook, o che siano smartphone, quindi per quanto riguarda l'iPhone, è veramente una protezione garantita, sicura, anche senza antivirus, quindi già di suo sono abbastanza protetti. Io per esempio nel mio iPhone lo monto l'antivirus, monto il classico Norton, ma solo perché ho avuto una licenza in più, quindi anziché lasciarla diciamo lì morta quella licenza, l'ho installata perché no nel mio iPhone. Però io ho sempre utilizzato l'iPhone già da quasi circa 20 anni, non ho mai, senza antivirus fra virgolette, non ho mai avuto problemi personalmente con qualche hackeraggio o roba simile nel mio iPhone o nel mio dispositivo fisso Apple, quindi l'ho montato soltanto per questo, non per altro. Allora, abbiamo parlato quindi oggi finalmente dei tipi di antivirus, spero di essere stato utile, magari, dico, voi a prescindere potete andare a navigare su internet, andare a vedere la miriade di antivirus che ci sono in versione free, quindi intanto partire con quelli e potete proprio rendere conto delle differenze degli antivirus, quindi andare a installare, provate con Avast, AVG, Avira, quello che sia, quindi andate a installare tutti questi antivirus in maniera gratuita e proprio voi potete rendere conto come vi fa partire il computer, se rallenta rispetto a un altro, se in fase di lavorazione il computer rallenta rispetto a un altro,
per poi passare all'installazione dei vari antivirus a pagamento. Ovviamente là non vi dico di provare perché anche se esistono le versioni gratuite degli antivirus a pagamento, quindi lo stesso Norton fa provare, lo stesso Kaspersky fa provare, ormai tutti gli antivirus, appunto perché sono a pagamento e comunque hanno un costo, alcuni non irrisorio, permettono l'installazione gratuita di un mese, quindi potete andare a provare anche lì i vari antivirus a pagamento in maniera gratuita per un mese e vedere come si comporta il vostro computer, perché magari un computer datato ovviamente avrà bisogno di un tipo di antivirus, un computer invece prestante possiamo fare quello che vogliamo, possiamo installare un antivirus sia leggero che pesante, quindi reggerà benissimo la pesantezza insomma del nostro antivirus. Quindi comunque sbizzarritevi e provate a installare i vari antivirus e nei commenti magari mi fate sapere con quale vi siete trovati meglio. Allora non mi resta che augurarvi una buona giornata e alla prossima, ciao a tutti!